che motti c'hai shoe curueti sammi due sci shumire cubate motti c'hai shoe curueti sammi due sci shumire e lulle lulle e lulle lulle e lulle lulle mazze mazze e uperti e uperti dalle pazze e dalle pazze e dalle pazze e dalle pazze isvertete fate motti ce ne drume baie verde scammati no c'è nulla che me ne scioglie e lulle lulle e lulle lulle e lulle lulle mazze mazze e uperti e dalle pazze e dalle pazze e dalle pazze e dalle pazze isvertete lulle 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 mazze mazze e uperti dalle pazze e lulle lulle e lulle lulle e mazze 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 mazze. Questo è il saluto delle nostre attrici di Coreia, Maria Rosaria, Emanuela, Giorgia e Angelika. Grazie. Benvenuti, ovviamente siamo felicissimi di iniziare di nuovo questa vita con voi perché è stato un lungo periodo per tutti, come tutti i paesi ovviamente e ricominciare oggi qui con voi è veramente molto bello, siamo veramente contentissimi. Io vi leggo solo 4 righe perché dobbiamo essere molto veloci, molto rapidi perché abbiamo tantissime cose da dirci. Saranno... si sente? Va bene? Saranno 2 giornate molto intense, saranno 2 giornate molto ricche, speriamo, di spunti perché abbiamo bisogno di proporre qualcosa di concreto. Penso che dobbiamo mettere delle basi forti tra la Puglia e l'Albania. Penso che sia una grande occasione, avremo qui con noi veramente i nostri migliori assessori della Puglia che ci ascolteranno e che sono sicuro trarranno frutto dal nostro incontro di oggi. Io sono Salvatore Tramacere e il Teatro Coreia è un teatro indipendente che ha una forte e determinante commissione con il pubblico. Vuol dire che oltre la metà del nostro bilancio è dato da contributi pubblici. Dal 2003 il Teatro Coreia è riconosciuto teatro stabile di innovazione dal Ministero della Cultura. Questo teatro, i Cantieri Teatrali Coreia, era una fabbrica di mattoni di cemento. Abbiamo comprato nel 1998 questa fabbrica e con i nostri soldi abbiamo ristrutturato piano piano, ma con molta attenzione e cura, questo luogo, facendolo divenire uno degli avamposti teatrali più importanti del nostro paese.
Per fare un teatro bisogna partire dall'uomo. Questo slogan l'avete visto, chi non l'ha visto lo vedrà nel cartello dove c'è la sintesi e lo sviluppo di tutto questo percorso di ristrutturazione. È uno slogan a cui crediamo molto. Qui lavorano donne e uomini che mettono a disposizione della comunità tutte le competenze e il sapere acquisito in tanti anni di pratica. E uso la parola pratica perché anche questo è molto importante per noi, anzi determinante. Creare un modello di ricerca che passa dalla pratica per poi trovare le giuste parole per essere definito. Questo teatro non esisterebbe senza queste persone che hanno un nome e che hanno speso una vita per cercare di definire questo modello. Ovviamente non starò qui a elencarle una per una, ma le vedrete in questi giorni durante le giornate di studio, perché nel frattempo siamo impegnati al Festival Internazionale di Napoli con il nostro spettacolo. Infatti le 4 attrici che sono qui stasera partiranno. Questo teatro produce spettacoli che porta in tutta Italia, ma non solo. In questi 35 anni di esistenza abbiamo visitato con i nostri spettacoli, con i nostri progetti, più di 45 paesi del mondo. Facciamo molti progetti internazionali perché da sempre siamo spinti all'incontro con altre culture diverse e lontane dalla nostra e dal desiderio di abbattere muri per costruire ponti. Sono decenni che frequentiamo e collaboriamo con i protagonisti e le istituzioni della cultura albanese. In questi anni abbiamo prodotto tantissimi progetti e collaborazioni. Abbiamo fatto spettacoli in tante città dell'Albania a partire dai primi anni del 2000. Siamo stati a fare spettacolo nel Teatro Nazionale di Tirana, ma anche a Elbasan, a Butrinti, a Scuteri, a Fier. Negli ultimi anni soprattutto abbiamo collaborato con l'Istituto Italiano di Cultura diretto dalla dottoressa Alessandra Bertini. Abbiamo portato con lei uno spettacolo per noi particolarmente importante e significativo per la nostra e per la vostra storia, La Catera Irades, il naufragio, sul libretto di Alessandro Leogrande e la musica di Admish Kurtay. Ad Alessandro, che ci ha lasciato purtroppo molto giovane, è stata dedicata una strada nel meraviglioso parco di Tirana. Stiamo facendo un progetto Interreg in collaborazione col Teatro Metropol di Tirana diretto da Ionida Beko. E con il Teatro Metropol abbiamo prodotto un piccolo ma prezioso spettacolo, Letra, scritto da Giulietta Licca. Guardiamo al paese di fronte, da sempre, con attenzione e rispetto. È per questo che per noi è stato naturale e necessaria l'idea di organizzare un incontro con i protagonisti della scena culturale di oggi, per cercare di costruire un futuro che ci possa vedere ancora insieme. Non parleremo di politica, ma siamo consapevoli che a parlare di futuro è parlare con la politica. L'Albania è cambiata, ma anche la Puglia è cambiata. Gli albanesi sono cambiati, anche i pugliesi sono cambiati. Chiediamo entrambi un futuro diverso e una parte di questo futuro lo vorremmo costruire insieme. C'è una complessità da affrontare in questi 2 giorni, proveremo a farlo. Per questo vi chiediamo di essere molto concreti, di parlare di voi, ma cercando di fare proposte fattive su come possa essere utile questo incontro. In questi giorni la politica vera, quella del fare, sarà in ascolto delle nostre proposte e può costruire un progetto che guardi ai bisogni e alle necessità di questa nuova Albania e di questa nuova Puglia. Siamo felici che la Regione Puglia, con i suoi assessori, abbia voluto essere con noi in questi giorni. Credo che anche questo sia un modo vero, reale e concreto di collaborare tra cittadini e istituzioni per far crescere meglio la propria comunità. Uno dei protagonisti di questo grande cambiamento in Puglia è l'assessore Alessandro De Linoci, assessore allo sviluppo economico, che mi piacerebbe, eccolo, ciao, che sicuramente può darci, oltre a portarci saluti, raccontarci qualcosa. Prego, dove vuoi? Ecco, qui. Salve a tutti, è un piacere essere qui e benvenuti nella mia città, oltre che nella mia regione, e nel luogo più contemporaneo, moderno, propositivo che abbiamo nel nostro territorio. Questo è un vero laboratorio di innovazione,
non è il classico spazio culturale su uno schema preimpostato, ma è un laboratorio anche di progettazione, non solo culturale, e che per noi è un punto di riferimento. Non lo dico perché sono qui, ma nei miei incontri da quando sono assessore alla regione anche alla cooperazione transfrontaliera e territoriale, ho avuto da loro un'opportunità di confrontarmi su delle proposte, non confrontarmi sul come ci coinvolgi, che cosa ci spetta, ma l'approccio è stato come possiamo costruire una progettualità che dia sviluppo e dialogo tra i nostri popoli, e l'incontro di oggi è esattamente in linea con questo, quindi mi fa assolutamente piacere. Se volete vado più piano, vado più piano. Quindi noi siamo a lavoro da un po' di tempo, siamo a lavoro con la nostra autorità di gestione, siamo a lavoro su anche un pensiero. C'è una frase nel programma di oggi che tratta un tema che io non vorrei che ci fosse nell'accezione negativa, che è il tema degli specchi. Perché dico questo? Nel vostro caso è conoscitivo, quindi lo specchio anche come più la terminologia diversa, però molto spesso i progetti Interreg hanno creato progettualità che andavano su due binari paralleli che non si incontravano e si incrociavano solo nelle rendicontazioni o nei meeting si facevano. Da 2 anni non si fanno meeting, quindi non si incrociavano. E invece dobbiamo provare a costruire un dialogo insieme che parta dal senso dell'Europa, perché ricordo sempre che sono programmi di preadesione, e su questo io mi sono confrontato anche con il vostro Premier quando è venuto a Bari, e nei prossimi giorni incontro una delegazione del vostro governo che verrà a trovarmi il 17-18. Proveremo a essere attivi e propositivi per provare a costruire quella che è la nuova programmazione da un punto di vista strategico e da un punto di vista di indirizzo rispetto a tutto ciò che andrà a bando. Però i programmi strategici che vogliamo costruire vogliamo che abbiano un impatto reale e forte tra i popoli. Non nascondo che dovremmo imparare a conoscerci meglio reciprocamente, e questa è un'ammenda che faccio al mio popolo, perché noi conosciamo molto meno il popolo albanese di quanto il popolo albanese conosca il popolo italiano, e su questo dovremmo imparare a costruire nuove relazioni differenti, forti, considerando che i pochi chilometri che ci distanziano possono essere veramente un ponte e non un muro di divisione. E su questo vogliamo provare a costruire la base e la progettualità che metteremo su. Provo a entrare un po' nel merito. Una prima priorità su cui voglio provare a lavorare, e non solo io sarò ricettivo rispetto al lavoro che faremo la prossima settimana con la delegazione del governo albanese, ma sarò io a Tirana a 21-22 luglio per provare a chiudere quello che è il disegno strategico della programmazione che vogliamo provare ad avviare entro settembre. Un tema è un'opportunità strategica, proprio in collegamento a quello che ho detto poco fa. Secondo me è l'obiettivo straordinario raggiunto da Tirana per il 2022
che è la capitale europea dei giovani. Secondo me quella è la vera piattaforma su cui noi possiamo lanciare anche la sfida per le generazioni successive, perché non nascondo che mentre la vostra generazione ha sempre guardato al dialogo forte con l'Italia, perché ce lo dice anche la storia, lo abbiamo celebrato rispetto ai 30 anni della nave Flora che arrivò in Puglia. Oggi la nuova generazione guarda meno all'Italia, no? E allora dobbiamo provare a costruire non uno sguardo dell'Albania verso l'Italia, ma uno sguardo reciproco, come opportunità che possiamo veramente costruire insieme. E credo che oggi più che mai, soprattutto da un punto di vista anche economico, il digitale ci viene incontro. E uno dei progetti che vorrei costruire è proprio legato a delle scuole di formazione del digitale insieme, per costruire un'offerta lavorativa importante che non sia prettamente universitaria, ma che guardi alla Puglia, all'Albania come territori su cui aziende importanti dal punto di vista internazionale possano insediarsi e generare occupabilità su un settore importante. L'altro tema, l'ho detto prima, che è legato alla cultura, ma lo legherei in generale alla creatività, su come poi possiamo far sì che Tirana, capitale europea dei giovani, non sia un evento, non sia una piattaforma di lancio per entrambi i territori. Un altro tema importante e strategico, che credo ormai sia determinante, è che la Puglia sta lavorando insieme al governo italiano sulle zone economiche speciali, su queste zone franche urbane, che sono piattaforme su cui ci saranno una serie di insediamenti industriali che porteranno grande occupazione e che sono legati alla portualità. L'Albania ha questa grande portualità che è Durazzo, Valona, e che possono essere ricongiunte su un lancio reale del corridoio 8 che passa da Tirana e poi va verso la Macedonia. E su questo nei prossimi mesi ci confronteremo direttamente anche con l'Europa, per capire se è un corridoio di interesse solo per noi o è un corridoio di interesse economico per tutti i territori, e che quindi metta nelle condizioni realmente di dialogo forte, di opportunità di scambio delle merci, perché non possiamo non coinvolgere in un processo così importante sia la Macedonia che il Montenegro, per poi arrivare in Bulgaria. Un altro tema importantissimo è quello ambientale, su cui vogliamo costruire una nuova visione comune rispetto all'economia circolare, rispetto al tema dell'energia, e l'altro è quello chiaramente della Blue Economy, che può essere un'opportunità che possiamo costruire insieme. Vi ho più o meno fatto una carrellata veloce, tornando al luogo in cui mi trovo, in cui devo parlare un po' più di cultura, eventi. Noi stiamo, vi anticipo, lavorando già a fare in modo di accendere prima dell'avvio della programmazione degli eventi e opportunità di scambio culturale, e su cui mi piacerebbe coinvolgere. Ma mi piacerebbe, e mi avvio alla conclusione, perché deve essere solo un saluto istituzionale, invece mi sto raccontando della programmazione, e non sono l'auto eroico di solito. Difficile da tradurre? Mi piacerebbe che arrivassero una piattaforma di idee da questo dialogo e confronto, a cui chiederò a Salvatore di fornire.
Noi non abbiamo la ricetta, ma mi piacerebbe andare nell'incontro con il governo albanese e con nella mia successiva visita direttamente in Albania, e chiaramente dobbiamo, in questo rapporto a tre coinvolgeremo anche sicuramente il Montenegro. Voglio portare una serie di proposte, meglio se vengono dal basso, meglio se vengono da una vostra visione di unione e di cooperazione seria, partendo però da una prerogativa che vi ho accennato all'inizio, che per me è fondamentale. Basta col considerare l'Interreg un'unica opportunità per rendicontare attività o progetti che si svolgono in proprio, ma proviamo a costruire questa opportunità della preadesione di questi finanziamenti come un'opportunità vera per essere un unico grande popolo dell'Adriatico. Buon lavoro! Grazie Alessandro. L'altro. Andrea Mann, presenta da sola Partner del progetto Remote insieme a Contra. Sì, Enimir, Përshëndetje, un saluto a tutti. Io sono Emma Andrea, ma per la parte albanese conosco quasi tutti. Io rappresento in questo caso il partner di Correa. Albanese. Apo? Mbrëma si unë përfaqësoj në këtë rast partnerin shqiptar të Koreas, që është Multidisciplinary Arts Movement, scusate l'inglese, që është shoqata që unë drejtoj. Come faccio? Sono in Italia, mi viene da parlare italiano, do flasci. Scusa. Abbiamo fatto questo accordo che ognuno di noi parla la sua lingua. Parlate liberamente. No, adesso questa cosa, una frase lo dico in italiano, poi vado avanti in albanese. Volevo tantissimo ringraziare le attrici che ci hanno dato il benvenuto con questa canzone che è parte della nostra storia comune, che era una cosa bellissima. Questa canzone che noi la cantiamo è a Brescia e che a quanto pare lo conoscete anche voi, ma così volevo ringraziarle per questa canzone, tantissimo. Nisur nga pikërisht nga kjo këngë, deshta me thënë që historia jonë është e përbashkët, por e të gjithën varet si e shohim dhe mbi të gjitha a duam ta kujtojmë. Mom Foundation ka lindur si një nevojë e artistëve për të bashkuar dhe për ta institucionalizuar dëshirën e bashkëpunimit, dëshirën për t'i ngritur, t'i çuar më tutje idetë personale. Sepse vetëm si individ nuk është dhe ka që lehtë të ecësh përpara. Kemi nisur me eksplorimin e hapësirave të ndryshme dhe në fakt edhe Remote, ku ne jemi partner, është pikërisht rizbulim i hapësirave dhe i kujtesës. Noi siamo fermati a Tepelene. In italiano. Noi siamo tornati, ok. Ne sciodëm Tepelene në Shqipëri. Abbiamo scelto Tepelene, il campo di deportazione Tepelene, per fare la prima parte, per piesene a parte proietti Remote. La storia di Tepelene è una storia che in Albania non si parla tanto, ma a quanto pare è quella parte drammatica e tragica della storia umana che ha la curiosità e nella quale ci dobbiamo fermare, ma che a quanto pare la società delle volte è curiosa e va avanti, perché è la storia che dà senso ai spazi, come qua, come dappertutto, e altre volte vogliono proprio cancellarla. Noi ci siamo fermati lì, në luam Tepelen vite më parë, jo vetëm për ta rikujtuar të histori, por edhe për të shtyrë jo vetëm opinionin, por ndoshta edhe politikën për ta marrë seriozisht këtë hapësirë në cilën është shkruar një pjesë tragjike e historisë tonë.
Mbas se duhet ta shpjegoj çfarë ka ndodhur në Tepelen? Si? Po? Midis vitit 49 dhe 51 në Tepelen janë deportuar gra dhe fëmijë nga regjimi diktatorial, sepse dhe vetëm ishin pjesë e familjeve, burrat të cilëve e kundërshtonin, nuk ishin dakordsi me sistemin që po mbërrinte, apo ishin familje të cilat kishin një nivel intelektual, natyrisht do të ishin ato familje që do të çonin përpara vendin tonë. Nga 51, nga 49 në 51, kjo hapësirë, të cilën ne sot duam ta sjellim në vëmendje, u kthye në një hapësirë absurditeti dhe tragjizmi. Nuk është folur për shumë kohë, të paktën në nivelin artistik, publik, e tjera, dhe ne prej 3-4 vitësh bashkëpunim me Memo përpiqemi të organizojmë evente, të cilat do ta ktheni në vëmendje përdorimin e kësaj hapësire dhe mos zhdukjen e kësaj hapësire. Natyrisht nuk e kemi bërë vetëm, ne kemi bërë me bashkëpunëtorë të tjerë dhe bashkëpunimi i fundit ishte edhe remote, në cilën diskutuam se si kjo hapësirë të mund të thërras të shkuarën, e cila nuk duhet harruar, dhe të mund të përdoret, si mund të gjejmë mënyra për të përdorur për të ardhmen. Unë do të falenderoj shumë që më zgjodhi për partneri. Vi ringrazio tantissimo che mi avete scelto come partner per Remote. D'altra parte anche perché abbiamo scelto Tepelene, che non è facile, non è una città, non è Tirana, non è facile fare le cose, è molto discussa come la città. Sta tornando nell'attenzione della politica, ma tempo fa, 2 o 3 anni fa, non era così all'attenzione della politica o società, così credo che noi abbiamo fatto la nostra parte. Spero tanto che stiamo oggi costruendo un secondo della memoria del futuro, se un secondo è tanto, e anche a Tepelene spero tanto che con Remote abbiamo fatto un passo importante per portare l'attenzione della società, della politica, del presente e del futuro verso dei spazi che possano trasformarsi, usare sia come un ponte, come ha detto Salvatore, dal passato al futuro. Mi fa tanto piacere che personalmente questo progetto mi ha fatto conoscere tantissime persone, professionisti, e mi fa un grandissimo piacere che oggi vedo tanti amici, collaboratori, ma anche personalità che arrivano italiani e albanesi che arrivano da Albania per essere parte di questi 2 giorni. Di Remote ne parlerà Anna, Falenderit. E meglio Falenderit, grazie mille. Allora, buongiorno e benvenuti anche da me, veramente anche da me, che sono Anna Petracchi, lavoro qui a Coreia, sono la coordinatrice del progetto Remote. Veramente il piacere, rinnovo il piacere di Ema, di Salvatore, di avervi qui in presenza. È una grande gioia per 1000 motivi, perché veramente c'è una grande relazione tra questa terra e la terra che sta vicinissima proprio, ci stacca veramente pochi chilometri dal mare ed è vicina per tanti motivi. E quindi questo progetto Remote, il cui acronimo lo leggo perché non lo ricordo, Places of Urban Memory for Tourism Development, nasce 2 anni fa, cioè è stato scritto a giugno, candidato a giugno 2019, qui negli uffici di Coreia, perché voi siete nell'area del foyer, ma sopra, lì accanto c'è il teatro, insomma c'è uno spazio di 3.000 metri quadrati, sopra ci sono gli uffici e negli uffici si fa tanto lavoro anche. Perché poi queste cose diventino realtà. Quindi 2 anni fa è stato pensato, con la collaborazione della direzione artistica, con la collaborazione di Ema, pensato questo progetto nell'ambito del programma Italia-Albania-Montenegro, programma del quale faceva cenno prima Alessandro Delinoci, l'assessore Alessandro Delinoci, ed è stato un progetto scritto col cuore veramente, ma non si dice tanto per dire, perché poi in effetti
la relazione che si crea fra le persone, i risultati che si ottengono sono questi: quello di stare a Tepelene, fare questa cosa bellissima che ha organizzato EMA a Tepelene, commovente, ad ampio raggio, con molte manifestazioni, quindi incontrando questo campo di concentramento in varie forme, analizzandole, cercando di capire quali erano le sue possibilità future, e questo B2B, pensato per far incontrare le imprese culturali, farle dialogare veramente, le imprese culturali dell'Albania e della Puglia. È un progetto che è piccolo, cioè l'autorità di gestione ha fatto i progetti grossi e questi piccoli. Noi siamo candidati ad uno grosso, ma questo siamo nel piccolino, come entità di attività, ma come entità di emozione, entità di risultati. Noi ci aspettiamo moltissimo da Remote, così come l'abbiamo ottenuto su Tepelene, ci aspettiamo moltissimo da questi 2 giorni. Ci sono personalità bellissime fra tutti noi, e quindi veramente dobbiamo incontrarci e far uscire degli ottimi risultati. Questo è l'obiettivo del progetto Remote, pensato 2 anni fa. È una bella emozione per me personalmente, che ho curato la parte veramente più brutta, quella del budget, ma anche assistere, sì, insomma, ci sono queste cose. Alessandro Dell'Inno ci parlava delle rendicontazioni, delle cose, insomma c'è anche chi deve fare questo tipo di lavoro, ma il cuore che viene è che pensare di organizzare la partecipazione, la presenza di tutti voi qui, pensata 2 anni fa e realizzata oggi, perché la pandemia non ci ha consentito di farlo prima, ma nonostante la pandemia e nonostante tutto, tutti noi siamo qui a parlare di noi e di voi per progetti futuri. È bellissimo, è un'emozione fortissima. Vi lascio perché sono 2 giorni di lavoro molto intensi, ci sono molte sessioni, ma faccio un po' la coordinatrice vera, quella un po' severa. Ci sono in cabina 2 interpreti, Eghistina Levani e Aretta Asani, che vi assistono nella lingua. Dovete scaricare, dovete seguire le istruzioni, vi dovete connettere a questa, scaricare quell'app. Chi non l'ha fatto lo può fare, seguire tutte queste istruzioni, accedere con quel codice e sentire la traduzione simultanea che è realizzata da queste 2 ragazze. Per l'assistenza tecnica comunque ci sono Alessandro, se non avete le cuffie chiedete a me, chiedete a qualsiasi di Coreia che trovate in giro, perché insomma siamo qui per voi, per tutti noi. Vi auguro veramente buon lavoro e buoni risultati, ce l'auguriamo tutti. È vero, è vero, è vero, è vero. Sì, c'è molto cuore in questa cosa, quindi grandi risultati ci saranno. Esatto, esatto. Va bene, buon lavoro a tutti.